Buonasera a tutti. L'operazione che faremo stasera sarà quella di andare ad assemblare questo carburatore Solex 28 PCT1 che ho in precedenza lucidato. Ve lo mostro nel dettaglio. Ok, vado a farmi un po' di spazio e procedo con il montare il corpo inferiore del carburatore. Gli utensili che serviranno per questa operazione sono abbastanza semplici: una chiave da 11, una da 12, 13, 14 e un paio di cacciaviti. Prima di andare a mettere insieme le parti del carburatore facciamo una piccola analisi dei dati tecnici diciamo di questo carburatore. Vedremo che questo ha un getto principale di 122,5 Solex 122,5, ha un getto ausiliario detto anche getto pilota Solex G55, ha un getto di correzione dell'aria 130Y, ha un Venturi che misura 22,5 mm. Passiamo alla valvola della benzina, che è una Solex 1,5 con una rondella che fa da spessore per l'altezza del livello della benzina di 1 millimetro. Inoltre la capacità di iniezione della pompa di ripresa deve essere tra gli 1,1 e l'1,4 cc di benzina iniettata per ogni singola accelerata. Ok, passiamo ora a montare il corpo inferiore del carburatore. Ok, mi faccio un po' di spazio. La prima cosa che farò sarà di andare a montare questo, che è il leveraggio al quale è collegato il cavo dell'acceleratore. Quindi lo vado a installare qui in questo modo. Questo componente è stato in precedenza brunito, ho fatto anche un piccolo video su questo processo di brunitura. Quindi vado a installare questo leveraggio dove è collegata anche la vite del minimo e lo stringerò con una chiave da 11. Ok, il leveraggio è stato fissato, giro il corpo del carburatore e andiamo a montare quella che è il coperchio della pompa di ripresa. Questo andrà stretto con una chiave da 12. Ok, vi mostro ora un piccolo particolare che dovete verificare sul vostro carburatore se mai doveste fare una revisione. All'interno di questo foro potete intravedere una piccola sfera metallica. Questa sfera metallica niente altro è che una sorta di valvola di non ritorno che regola l'afflusso di benzina dalla vaschetta alla pompa di ripresa, la quale poi viene pompata all'interno del Venturi. Quindi è molto difficile farvelo vedere, però dovreste vedere una piccola sfera metallica. La cosa importante, dovete vedere se la stessa si muove dal basso verso l'alto all'interno di questo foro. Per rimuovere la sfera metallica bisognerebbe togliere questo coperchio, estrarlo ed estrarre la sfera che sta lì, cioè diciamo che è presente lì sotto. Ok, passiamo ora a montare la pompa di ripresa. Ok, per installare la nuova pompa di ripresa, cioè per installare la pompa di ripresa abbiamo bisogno di una nuova membrana della pompa, delle 4 vitarelle e della molla. La prima cosa che faremo sarà quella di andare a posizionare la membrana sotto il coperchio. Poi andremo ad inserire le viti in modo che la stessa potrà restare ferma.
Ok, ora potremmo inserire la molla ed andare a chiudere il tutto. Ok, abbiamo montato il coperchio con la nuova membrana della pompa di ripresa. La particolarità di questa pompa di ripresa di questo Solex 21 PCT1 è che non è regolabile. Infatti diciamo la sua funzione è data dal precarico delle due molle, quella che si trova all'interno e di questa. Ora andiamo a montare gli altri componenti. Possiamo montare il getto di correzione dell'aria, quello che ripeto, come abbiamo detto prima, è un 130Y. Puliamo la punta del cacciavite. Poi possiamo montare il G55, il getto ausiliario, che da manuale è chiamato getto pilota. Poi ci resta anche da montare la vite di regolazione della miscela aria benzina. La andremo ad avvitare fino in fondo senza serrare. E poi la sviteremo di 2,5 giri, una regolazione diciamo di default che poi dopo sarà affinata dalla regolazione con l'auto in moto. Poi il getto principale, questo 122,5, che in questo caso su quest'auto è da 120. Ok, questo, il getto principale, si trova già diciamo su questo portagetto, va inserito qui. Serrato con una chiave da 14. Ok, ora è il turno del galleggiante con la sua asta. Viene montato in questo modo. Qui va fissato l'arricchitore in questo modo. Questo è collegato direttamente alla pompa di ripresa. Riprovando il funzionamento diciamo di questo carburatore, la pompa di ripresa prende benzina da questo foro, passa attraverso quel foro che vi ho mostrato prima, dove c'è presente quella sfera che fa da valvola di non ritorno, per essere pompata ad ogni accelerata a questo condotto, a questo arricchitore, che la inietta direttamente nel venturi ad ogni accelerata. Tutto questo poi è corretto dall'afflusso di aria attraverso diciamo il getto di correzione dell'aria, il quale poi arriva fino a questi fori di uscita, regolati anche dalla valvola da miscela aria benzina. Ok, rimetto al suo posto il galleggiante e possiamo passare al corpo superiore del carburatore.
Allora, questo è il corpo superiore del carburatore, la parte superiore del carburatore. Le parti che ci interessano sono soprattutto le parti dello starter, che si vanno a posizionare qui. Ok, qui abbiamo lo starter, che nient'altro è che una resistenza 12 volts, che una volta riscaldata farà aprire la valvola diciamo dello starter. Questo è il suo coperchio, questa è la membrana dello starter, questa è la molla che posta diciamo tra la membrana e il coperchio. Questo è il fermo, questo è un altro coperchio che va posto sempre qui all'interno. Questa è la valvola di afflusso della benzina all'interno del carburatore. La prima cosa che faremo sarà proprio andarla a montare. Questa è da 1,5 Solex 1,5, la rondella che va posizionata, cioè la rondella, quindi il distanziale che va posizionata sotto a questo carburatore Solex 28 è da 1 mm. Ok, questa la andiamo a fissare e stringere con una chiave da 14. Ok, la seconda cosa che faremo sarà quella di andare a montare questa membrana, che è la membrana dello starter. Si posiziona in questo modo, questo modo. Ok, poi si inserisce la sua molla. E il coperchio. Ok, quindi si mettono le 3 viti a chiudere il tutto. Ok, lo starter di questo Solex non è regolabile. Su molti maggiorini, soprattutto in Messico, potrete trovare su questo, diciamo, sul centro di questo coperchio una piccola vite che permette di regolare diciamo, l'apertura della membrana dello starter. Ok, ora andremo a montare questo coperchio. Questo fermo va incastrato in questa fessura, in questo modo. Ok, successivamente andremo a montare lo starter. Ok, lo starter sarà montato in modo che questo gancio dovrà incastrarsi in questo leveraggio, in questo modo. Ok, una volta inserita la valvola verrà posizionata più o meno in questo modo, poi dipende anche dal tipo di valvola che è, se è una Solex originale o se è un altro tipo di ricambio. Poi andremo a mettere il coperchio senza fissare, perché poi la valvola dovrà essere diciamo senza serrare, perché poi la valvola dovrà essere settata una volta che avremo unito le due parti. Il funzionamento dello starter è abbastanza semplice, è una resistenza a spirale, la stessa alimentata da diciamo dalla tensione di 12 volts. A distanza di 3 o 4 minuti tenderà ad allargarsi e quindi farà passare la finestra dello starter dalla posizione di freddo lentamente alla posizione di motore caldo. Ok, abbiamo montato tutte le parti del nostro carburatore. Ora non ci resta che installare la nuova guarnizione e andare a posizionare
andare a unire le due parti, la parte superiore e la parte inferiore. Ok, l'ultima cosa che faremo sarà quella di andare a ruotare lo starter all'indietro fino ad ottenere una posizione della valvola dello starter, cioè della farfalla dello starter, più o meno in questo modo, nel modo in cui deve essere visibile il getto dell'aria, come potete, se riuscite a vedere in questa immagine, più o meno in questo modo. Una volta trovata questa posizione andremo a serrare le tre viti. Ok, l'operazione è completata. Vi voglio mostrare nel dettaglio questo Solex 28 PCT1 di un maggiolino 1200 degli anni 70, lucidato da me. Ok, ora non ci resta che fare qualche piccola prova di funzionamento del carburatore, come la quantità di benzina iniettata dalla pompa di ripresa e quella dell'altezza del livello della benzina nella vaschetta. Ok, questo video termina qui. Se questo contenuto vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a lasciare un like e magari a condividerlo con gli amici. Io sono Raffaele, il mio canale YouTube è il Classic Garage Napoli. Inoltre, se volete lo stesso trattamento per il vostro carburatore, potete contattarmi in privato. Ciao a tutti, alla prossima!